Ciao a tutti e bentornati sull'Ernamo. Avete mai sentito parlare di italiano standard e accento puro? Queste due leggendarie creature mitologiche che tutti conoscono ma che nessuno ha mai visto hanno sempre affascinato italiani e stranieri che vogliono imparare l'italiano allo stesso modo. Quindi in questo video vorremmo fare due chiacchiere con voi per parlarvi un po' della situazione linguistica italiana e chiarire una volta per tutte cos'è l'italiano standard, qual è l'accento puro, chi li usa e dove. Sarà un video un po' diverso dal solito, ma siamo certi che vi aiuterà moltissimo ad avere le idee un po' meno confuse e anche una, visione generale di quella che è la situazione linguistica nella penisola italiana. Prima di entrare nel caso specifico dell'italiano, dobbiamo chiarire cosa si intende per standard in linguistica. Generalmente il concetto di standard in linguistica identifica una varietà di lingua soggetta a codificazione normativa, vale a dire una lingua dotata di una norma e che vale come modello di riferimento per l'uso corretto e per l'insegnamento scolastico. A questo punto immaginiamo che la domanda sorga quasi spontanea. Ma cos'è una norma? Secondo il linguista Claudio Giovanardi, la norma linguistica può essere definita come un insieme di regole che riguardano tutti i livelli della lingua: fonologia, morfologia, sintassi, lessico, testualità, accettato da una comunità di parlanti e scriventi, o perlomeno dalla stragrande maggioranza, in un determinato periodo e contesto storico-culturale. La norma è quindi un processo sociale e culturale in cui opera l'intervento congiunto di tre elementi principali. Parlanti e scriventi professionali che producono testi modello, generalmente ritenuti di gran valore, autorità normative in fatti di lingua che forniscono istruzioni e correzioni, come per esempio l'Accademia della Crusca in Italia, codici linguistici, grammatiche, dizionari, eccetera. Bene, ora, fatti questi doverosi chiarimenti, è importante ricordare che ovviamente il concetto di standard si oppone a quello di dialetto. Nel caso dell'Italia possiamo contare migliaia e migliaia di dialetti che costituiscono infatti il patrimonio linguistico più ricco e variegato nel panorama europeo. Ma andiamo subito a vedere quali sono le differenze tra lingua standard e dialetto. La lingua standard gode di prestigio ed è associata al cito alto, mentre i dialetti sono di solito stigmatizzati e associati al cito basso. La lingua standard ha una norma codificata, mentre i dialetti non hanno una norma codificata. La lingua standard si usa a livello nazionale, mentre i dialetti sono regionali o locali. La lingua standard si usa tanto a livello scritto quanto a livello orale, mentre i dialetti hanno un impiego tipicamente orale. È interessante sottolineare a questo proposito che è successo nella storia di più lingue che uno dei dialetti in cui era articolato un certo spazio linguistico sia diventato lingua standard. Questo avviene quando uno dei dialetti, per varie ragioni, per esempio essere parlato dalla classe dominante, dare vita a una vasta produzione letteraria, essere l'espressione di una comunità all'avanguardia nell'economia, comincia ad acquistare prestigio, amplia le sue strutture ed estende le sue funzioni, fino a diventare una lingua pienamente elaborata ed essere promossa come il modello linguistico in cui si riconosce la società. Questo è il caso dell'Italia, in cui il fiorentino toscano, base dello standard, era uno dei tanti volgari parlati in Italia, ma con il suo qualificarsi come standard ha fatto sì che tutti gli altri volgari diventassero dialetti.
La varietà standard di italiano è basata sul volgare fiorentino del Trecento, che grazie soprattutto al prestigio letterario delle cosiddette tre corone fiorentine, Dante Alighieri, Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio, e alla supremazia economica e culturale raggiunta in quell'epoca da Firenze, acquista via via carattere di lingua letteraria, presentandosi come il principale candidato a rispondere all'esigenza di una lingua unitaria adeguata al rinnovamento culturale rinascimentale. Il coronamento di questo processo si ha nella prima metà del Cinquecento, con le prime grammatiche del volgare, che diffondono il modello fiorentino come lingua letteraria in tutta Italia e fissano le norme dell'italiano segnandone la codificazione come lingua standard. Particolarmente influente nella standardizzazione dell'italiano è l'opera di Pietro Bembo, Prose della volgar lingua, pubblicata a Venezia nel 1525, e la Grammatichetta Vaticana di Leon Battista Alberti. Un'altra tappa importante nella codificazione dell'italiano standard è la pubblicazione nel 1612 della prima edizione del vocabolario degli accademici della Crusca, a cui seguirono nel tempo varie edizioni rivedute e accresciute. Tuttavia l'italiano standard non ha mai, fin dalla codificazione cinquecentesca, coinciso esattamente con il fiorentino e sin dal Seicento ha accolto innovazioni di varia provenienza. La distanza dal fiorentino è cresciuta ulteriormente dopo l'Unità d'Italia. A proposito dell'Unità d'Italia, se volete conoscere qualcosa in più su questo importante momento storico della penisola italiana, vi consigliamo di guardare il nostro video dedicato esclusivamente al Risorgimento e all'Unità d'Italia. Il link, come sempre, lo potete trovare nella card o nella descrizione. Dunque, da quanto abbiamo appena detto, possiamo affermare che l'italiano standard esiste, che ha un'origine riconducibile al volgare fiorentino e che lo si può apprendere perché è codificato e quindi ha una serie di regole che variano relativamente poco nel tempo. Ma per quanto riguarda la pronuncia standard dell'italiano, qui le cose si complicano un pochino. Infatti, come riporta Gianluigi Beccaria, l'italiano di pronuncia standard è una realtà linguistica in buona parte astratta, comunque nettamente minoritaria nell'uso effettivo, posseduto solo dall'1% della popolazione italiana. Beccaria aggiunge: in Italia, chi più chi meno, tutti parlano con qualche venatura regionale. Non c'è nessuno in Italia che possieda l'italiano standard come lingua materna. E su questo siamo pienamente d'accordo. Ma come? Non ci avevate detto che l'italiano deriva in buona parte dal toscano fiorentino? Non dovrebbero i toscani o perlomeno i fiorentini avere la pronuncia pura e standard? La risposta è no. Infatti, sebbene la pronuncia del toscano fiorentino si avvicini molto più di altre a quella standard, in realtà ci sono alcune caratteristiche nella pronuncia del toscano che si differenziano molto dalla pronuncia standard. Ora, per non rendere questo video estremamente lungo e noioso, non staremo qui a elencarvi tutte le differenze, anche perché, non essendo noi toscani, non saremo in grado di imitare la pronuncia di quella zona. Immagino, tuttavia, che molti di voi si staranno chiedendo: ma allora dove possiamo trovare quell'1% della popolazione che padroneggia l'italiano standard? La risposta a questa domanda è principalmente in TV. E già, perché la maggior parte dei conduttori, dei giornalisti e dei personaggi dello spettacolo in generale hanno seguito corsi di dizione che hanno permesso loro di padroneggiare e utilizzare la pronuncia standard. In ogni caso, riteniamo che una pronuncia standard non sia un traguardo sul quale bisogna ossessionarsi. L'importante è usare una grammatica appropriata e corretta
nonché un vocabolario adatto alla situazione e il contesto in cui ci si trova. Considerate la vostra semenza, fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. E con questo è tutto, ma fateci sapere nei commenti la vostra opinione su questa questione dell'italiano standard e dell'accento puro. Vorremmo tanto fare due chiacchiere con voi qui nei commenti. Oppure, se preferite scriverci in privato, potete farlo sui nostri social, su Instagram, su Facebook e su Twitter. Vi basterà cercare Lernamo. O in alternativa, visitando il nostro sito www.lernamo.com potrete non solo accedere a tutte le nostre lezioni di italiano gratuite con esercizi automatici eccetera, ma anche commentare o scriverci un'email lasciandoci la vostra opinione. Noi ci rivedremo prestissimo con un nuovo video. Ciao!